I serpenti sono conosciuti al mondo per la loro pericolosità, che non sempre è sinonimo di velenosità. Infatti in natura sono presenti anche serpenti meno velenosi, ma che possono uccidere con la loro forza e astuzia. In questo video, infatti, vedrai la top 10 dei serpenti più pericolosi al mondo. Non esiste un vero e proprio indice di pericolosità, ma ti assicuro che questi 10 serpenti possono essere davvero letali. Prima di tutto però, ti invito a mettere like al video e ad iscriverti al nostro canale, attivando la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. (10) Serpente a sonagli. Al 10° posto, abbiamo uno dei serpenti più famosi, il serpente a sonagli. Questo serpente, chiamato anche crotalo, vive nel Nord America ed è noto a tutti per il sonaglio, posto alla fine della sua coda. I serpenti a sonagli fanno parte della famiglia dei viperidi, e tra le varianti presenti in natura il più velenoso di tutti è crotalo diamantino orientale, che tra l'altro è il più grande serpente velenoso delle Americhe. La gran parte di questi serpenti ha un veleno emotossico, se iniettato, riesce a distruggere i tessuti, a degenerare gli organi e a provocare l'interruzione della coagulazione del sangue. Il morso di un serpente a sonagli, se curato in tempo, non provoca la morte. Tuttavia, può provocare la perdita dell'arto colpito dal morso. I sintomi più comuni dopo il morso sono la difficoltà respiratoria, la paralisi, la bava e l'emorragia. Nel 25% circa di tutti i morsi di crotali, il veleno non viene iniettato. La maggior parte dei decessi si verifica nei bambini, negli anziani e nei soggetti non trattati o trattati in maniera sbagliata. I serpenti a sonagli sono responsabili di circa il 70% dei morsi velenosi negli Stati Uniti e di quasi tutti i decessi causati da serpenti velenosi. A differenza dei serpenti non velenosi, il serpente a sonagli presenta pupille verticali, denti retrattili e testa triangolare. Nei serpenti comuni invece le pupille sono arrotondate, i denti sono assenti e la testa è generalmente arrotondata. 9. Vipera della morte. Al 9° posto abbiamo la vipera della morte, un serpente che vive in Oceania, soprattutto in Australia e in Nuova Guinea. Le sue prede preferite sono topi, uccelli e altri serpenti. La sua testa è triangolare, è lunga al massimo sugli 80 cm ed ha un corpo piuttosto tozzo e robusto. A differenza di altri serpenti, il suo morso è fra i più pericolosi al mondo, infatti tra tutti i serpenti registrati in Australia il suo è il più veloce. Non si avvertono subito i sintomi del suo morso, si può non sentire niente anche fino a 48 ore dopo, ma il suo veleno può causare la paralisi degli arti e degli organi vitali, e se non curato, entro 6 ore può provocare la morte per insufficienza respiratoria. Ultimamente questi serpenti sono sempre più a rischio, a causa dei rospi delle canne presenti in Australia. Questi rospi infatti mangiano gli esemplari di serpenti più piccoli, ma se vengono mangiati, a causa delle loro ghiandole tossiche, possono avvelenare anche se ingeriti, provocando la morte di chi li ha mangiati. Vipera di Russell. All'8° posto si piazza la vipera di Russell. Vive soprattutto in Medio Oriente e in Asia centrale, India, Cina e Sud-Est asiatico. Nonostante sia letale, questo serpente è piuttosto pigro e non avverte la sua futura vittima del suo arrivo. Il suo veleno presenta tossine emotossiche e citotossiche, che causano un forte e immediato dolore nella zona colpita, con gonfiore quasi istantaneo, sanguinamento e calo di pressione sanguigna e frequenza cardiaca. Il suo morso provoca la necrosi dell'arto, ma a volte si può espandere. Può causare anche vomito e gonfiore del viso, e il malore può durare addirittura fino a un mese. Insomma, una vera e propria tortura. Sono 10.000 i morti all'anno per il morso di questo terribile serpente, la maggior parte di queste sono in India. La morte avviene di solito per setticemia respiratoria e per insufficienza cardiaca. 7. Cobra delle Filippine. Al 7° posto di questa classifica c'è il cobra delle Filippine. La sua provenienza è intuibile da come viene chiamato, fra tutti i cobra, ha il veleno più mortale, che può essere lanciato fino a 3 metri di distanza. Il suo veleno colpisce le funzioni vitali come la respirazione e il battito cardiaco e può causare la paralisi respiratoria e la morte in mezz'ora.
Questa specie di cobra è particolarmente affezionata all'acqua, quindi può essere trovata molto vicino a stagni, fiumi o grandi pozze d'acqua, presenti in pianure basse e regioni boscose. Le sue prede preferite sono piccoli mammiferi, rospi e altri serpenti. Il suo veleno è una neurotossina e può provocare sintomi come mal di testa, nausea, apnea, vomito, dolori addominali, diarrea, capogiri, collasso e convulsioni. Uno studio su 39 pazienti avvelenati dal cobra filippino è stato condotto nel 1988. La neurotossicità si è verificata in 38 casi ed era la caratteristica clinica predominante. L'insufficienza respiratoria completa si è sviluppata in 19 pazienti ed è stata spesso rapida nell'insorgenza, in 3 casi, l'apnea si è verificata entro soli 30 minuti dal morso. Inoltre ci sono stati 2 decessi, con entrambi in pazienti che erano moribondi all'arrivo in ospedale. 6. Serpente tigre. Al sesto posto abbiamo il serpente tigre. Questo serpente vive in Australia. Il colore di questa specie cambia a seconda della stagione e dell'ambiente in cui vive. Il colore di fondo può essere marrone, arancio, grigio, verde oliva o nero. Non ama le temperature rigide, quindi preferisce cacciare di giorno. Il suo veleno può uccidere un uomo in mezz'ora, anche se la morte può avvenire anche 24 ore dopo. I sintomi sono dolore nella zona colpita, formicolio, intorpidimento e sudorazione, difficoltà respiratoria e paralisi. Il serpente tigre non è a rischio estinzione, ma è sempre più minacciato dall'attività umana sul territorio. Questo serpente in realtà è piuttosto fifone, davanti all'uomo tende a scappare, ma può divenire molto aggressivo se viene attaccato. Quando si sente in pericolo, solleva la testa in una tipica posizione preliminare d'attacco e sibila. È noto per le sue finte di attacco e colpisce con precisione infallibile. Mamba nero. Al quinto posto troviamo il mamba nero. Il suo nome è noto anche grazie a Kobe Bryant, leggendario giocatore dell'NBA scomparso l'anno scorso. Kobe era noto per la sua precisione, e il soprannome, The Black Mamba, deriva proprio da questo. Infatti questo serpente, diffuso in tutta l'Africa, è famoso per la precisione chirurgica del suo morso micidiale e per la sua grande aggressività. Questo serpente detiene un primato da Guinness World Record. È il serpente terrestre più veloce al mondo, con i suoi 20 km/h. Può raggiungere i 4 metri di lunghezza ed ha il corpo sottile e muscoloso. È un abile arrampicatore e sa destreggiarsi sul suo territorio. Il morso del Black Mamba è uno dei più letali. Un suo solo morso può uccidere anche 25 uomini e il suo veleno ha un'azione molto rapida. Solitamente il sintomo iniziale è un forte dolore nella zona colpita, accompagnata dal formicolio in bocca e alle estremità degli arti. Solitamente si verificano anche visione doppia, senso di grave confusione, febbre, salivazione eccessiva e mancanza di controllo muscolare. Se non si cura subito il morso, possono sopraggiungere rapidamente un forte dolore addominale, la nausea, il vomito e la paralisi. In genere il morso del mamba nero può uccidere in 15 minuti. Taipan dell'Australia, o della costa. Al quarto posto si piazza il taipan dell'Australia, chiamato anche taipan della costa, o taipan comune. È considerato il terzo serpente più velenoso d'Australia. Questo serpente può raggiungere i 3 metri circa di lunghezza e i 6,5 kg di peso. Il suo corpo è sottile e la coda assomiglia ad una frusta. I suoi denti veleniferi sono tra i più grandi per i serpenti, infatti, la loro lunghezza può raggiungere i 13 mm. È dotato di una vista eccezionale, che lo aiuta nella scelta e nella caccia delle prede. Una volta avvistata la preda, il taipan della costa resta immobile per poi scagliarsi all'improvviso sulla sua vittima. Quando morde una preda lo fa ripetutamente, con morsi precisi e velocissimi, e poi la lascia andare, perché la mangerà con calma quando il veleno avrà fatto il suo effetto. Ha un carattere timido e schivo, davanti ad una minaccia, se può, fugge sempre, ma è anche un serpente nervoso ed aggressivo se minacciato. Il suo veleno potrebbe uccidere fino a 12.000 cavie ed è uno dei più crudeli presente in natura, poiché blocca le vene e le arterie. La morte a seguito di un morso di questo serpente avviene entro un'ora, e nonostante l'utilizzo dell'antidoto, le vittime possono riportare comunque danni permanenti o comunque di lunga durata. Garo fasciato.
Al terzo posto c'è il bungaro fasciato, serpente che vive nel sud-est asiatico e in Indonesia. È facilmente riconoscibile dal suo aspetto, caratterizzato da bande gialle e nere e dalla forma del corpo che risulta triangolare, cosa insolita per i serpenti. Il bungaro fasciato è un serpente timido, che caccia di notte e si ciba di altri serpenti, anche della sua stessa specie. Non è portato a combattere, ma a nascondersi, e proprio per questo è raro trovare esempi dei suoi morsi letali. Quando però il bungaro fasciato colpisce, c'è ben poco da fare. Il suo morso attacca il nucleo nervoso centrale, provocando in poco tempo paralisi muscolare, forti crampi, tremori e spasmi. È difficile sopravvivere ad un suo morso, tanto che solo il 15% delle vittime riesce a salvarsi. Il suo veleno può uccidere anche in meno di un'ora. Serpente bruno orientale. Al secondo posto è presente il serpente bruno orientale, che vive in Australia e in Nuova Guinea. È considerato il secondo serpente più velenoso al mondo ed è responsabile del maggior numero di decessi in Australia dovuti ai morsi dei serpenti. Può arrivare fino ai 2,4 metri e varia molto nei colori, passando dal rossiccio al nero, o dall'arancione al grigio. Comunemente però, questo serpente è stato visto spesso di color marrone. È un serpente molto attivo che caccia di giorno, e tende spesso ad avvicinarsi ai centri abitati, rendendolo molto pericoloso. Una goccia del suo veleno basta ad uccidere un uomo. È noto per la sua capacità di rincorrere i suoi aggressori con la sua velocità, mordendo gli sfortunati che capitano sotto le sue grinfie più volte fino ad ucciderli. Il suo veleno blocca la respirazione e il battito cardiaco coagulando il sangue nelle vene. Signori e signore, al primo posto abbiamo lui, il taipan occidentale. Chiamato anche taipan, dell'interno, per la zona centrale australiana, dove abita, questo serpente è ritenuto il più velenoso al mondo, ma c'è una curiosità che risulta comica se sentita: il serpente più velenoso del mondo non ha mai ucciso alcun uomo. Esatto, nessuno è mai stato ucciso dal taipan dell'interno, poiché questo serpente è molto timido e sfugge sempre dagli ostacoli, nonostante sia presente nelle zone più abitate dell'entroterra australiano. Preferisce mangiare roditori e piccoli mammiferi, attaccandoli con 7 morsi scattanti alla volta. Secondo uno studio, un suo singolo morso è talmente letale da poter uccidere 250.000 topi, l'equivalente di 100 uomini. Se attaccasse gli uomini, questo serpente decimerebbe in men che non si dica popolazioni intere. Prima di chiudere il video, noi di Zooplanet abbiamo aggiunto una domanda che forse la maggior parte di voi si sta facendo. Esistono serpenti velenosi in Italia? Ebbene sì, anche se in maniera molto ridotta. In Italia abbiamo alcuni tipi di vipere velenose: l'aspide, presente sulle Alpi e sugli Appennini, il marasso, presente nelle montagne del nord Italia, la vipera del corno diffusa nel nord-est italiano, e la vipera dell'Orsini, la meno pericolosa e la più piccola tra le 4, presente in Abruzzo, Marche e Umbria. Ma di questi serpenti ne parleremo nel dettaglio in un altro video. E tu, hai mai visto un serpente? Sei mai stato morso da un serpente velenoso? Faccelo sapere qui sotto nei commenti, e ricordati di mettere like a questo video e iscriverti al canale. A presto da Zooplanet.